Da un po' di settimane che stiamo organizzando questa cosa, finalmente ce l'abbiamo fatta perché abbiamo trovato una finestra di bel tempo adatta per fare la cima dell'Adamello. Questi 2 giorni pernoteremo al bivacco Ugolini, abbiamo lasciato l'auto a Pont del Guat, poco sotto il rifugio Premassone, e adesso ci dirigiamo verso il rifugio Gnutti, ma Stefano, mio compagno avventura, ci spiega un po' l'itinerario di oggi. Allora andiamo al Gnutti, che raggiungeremo in circa 2 ore, 2 ore e un quarto. Poi tramite la ferrata Terzulli raggiungiamo il passo dell'Adamello, che è l'imbocco del pian di neve. Faremo una piccola sosta al bivacco Ugolini per scaricare gli zaini e poi, se riusciamo, andiamo direttamente in vetta nel pomeriggio per poi tornare all'Ugolini e pernottare. Se non dovessero esserci le condizioni, invece lo faremo domani mattina all'alba, che dovrebbe comunque essere un bello spettacolo. Esatto. Dai, andiamo, a dopo! Do you wanna stay the night? 'Cause I don't wanna be alone. It's been weighing on my mind for 2. Quindi sono quasi finite ste scale del Miller o no? Sì, guarda lì. Poi da lì? Spiana. 'Cause I just really need someone. I've been barely holding on, and I'm still running from my demons. I'm still hiding all my secrets, and I just need someone I believe in. Will you wait for me while I'm still healing? You know what to say every time I start. Prima di fare gli ultimi 1000 metri di slivello ci facciamo bel panadì e passa tutto. Esatto. And I'm still running from my demons. I'm still hiding all my secrets, and I just need someone I believe in. Will you wait for me while I'm still healing? You know what to say every time I start. Dopo 1400 metri siamo arrivati all'attacco della Terzulli, che segna l'ultimo tratto, quello un po' più tecnico, prima di arrivare al passo dell'Adamello. È dura, però sembra di essere su un altro pianeta, giuro. I'll surrender. And I surrender. There's no more falling down. I've hit the ground. And I surrender. There's no more falling down. I've hit the ground. You don't owe me anything, but I believe that you can show me all the things that I've been needing. I'm just hoping you give me a reason to go on. Cima, Adamello, che faremo domani mattina? And I'm still running from my demons. I'm still hiding all my secrets, and I just need someone I believe in. Will you wait for me while I'm still healing? You La traccia per l'Ugolini la sta facendo Ste. Dai che ci siamo quasi. I start to slip away.
I surrender. I surrender. There's no more falling down. I've hit the ground. Grandi, arrivati. Grande. Che fatica. Che fatica, sì. Quanti metri di dislivello abbiamo fatto? Ma neanche tantissimi. 1700. 1746, no? Marravana di dover tracciare. Grazie, Ste. Ah, vabbè, mi diverto io. Pardon. Lusso. Lusso, meglio del Regosa? No, è uguale. Caldo che c'è. 1, 2, 3, 9 posti letto, abbiamo il tavolino, dai, buono. Io faccio subito un riposino. Mi sa anch'io. I materassi non sono proprio pulitissimi, quindi magari ci metto sopra una coperta per me. Sì. Ale, Tosta, Questa tosta. tostina. Questa tosta. Dal punto di vista mentale anche. Buonanotte. Riposino, ristoratore prima della cena. Giusto, giusto. Abbiamo una sorpresa. Ovvero? Polpettone. No, davvero. Che meraviglia. Sarà 1 chilo oltretutto, senti? Me lo so sgobbato. Ma te sei ma. Ma il polpettone a 3.300 è più buono. Sì. Eccolo. Sì. Te, tocca anche a te provare le pennette della Lio Food. Poi mi devi dare un giudizio oggettivo, sincerissimo. Chiudere 9 minuti. Chiudere. Cazzo, strabuoni. T'avevo detto io. Eccezionali. Vado io? Vai. È il pasto per andare leggerissimi su domani. Cazzo, sto qua impegnativo, Poi buonissimo. È buono, né? Grazie Paolo. Grazie Paola. Ah, tua.
Bene, dopo sto tramonto bomba andiamo a letto che domani abbiamo la sveglia presto. GoPro fuori, come al solito, e ci vediamo domani. Ste, è arrivato il giorno. Eh sì, si va in vetta. Non so se sono pronto. Via. Non ero pronto psicologicamente ad affrontare quella salita. Era un sogno troppo grande per poter realizzare che di lì a poco sarei arrivato davvero lassù. Ci sono delle sensazioni, delle emozioni che non si riescono a descrivere a parole, è necessario viverle, toccarle con mano per comprenderle appieno. Stavo respirando la salita per raggiungere la vetta sacra alla patria, nonché il punto più alto della provincia di Brescia, la città in cui vivo. Non capivo se l'affanno era per la quota o per la gioia di essere lì in quel momento. Matteo, stai in vetta. Andiamo. Sta di fatto che poco prima di raggiungere la croce di vetta sono scoppiato a piangere perché un'emozione così grande in montagna non l'avevo mai provata prima. 3.539 metri sul livello del mare. Siamo in cima all'Adamello.